Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video molto ragazzi interessante. Sì, perché ragazzi oggi andremo a parlare di Showtime e di un consiglio, un parere personalissimo chiaramente, personale su quale contratto mirato, visto che ne sono usciti diversi, andare a prendere. Quindi mi raccomando ragazzi, seguite il video fino alla fine perché ci saranno delle belle sorprese, poi chiaramente condiviso o no, però vi dico la mia. Prima di andare avanti ragazzi vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Passando al link che trovate in descrizione sia nel video che nel canale, potrete supportarmi ragazzi e io ne sarei molto grato. Amazon la conosciamo tutti, una piattaforma nella quale si vende, si trova di tutto, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica, quindi troviamo tutti i prodotti inerenti al mondo videoludico. Ripeto, passando dal link in descrizione non pagate un centesimo di più, ma semplicemente supporterete il canale e io di tutto ciò ragazzi ve ne sarei veramente grato. Inoltre ricordo a tutti, per chi volesse, anche lì ne sarei ancora più grato se vogliamo dirla tutta, sono aperti anche gli abbonamenti ragazzi, quindi per chi volesse supportare in maniera ancora più efficiente il canale sono aperti anche gli abbonamenti con dei contenuti esclusivi dedicati chiaramente a chi lo farà. Ora ragazzi andiamo a vedere gli Showtime di cui parliamo. Dunque ragazzi, allora, gli Showtime nuovi va bene sono questi qui, ma oggi non andremo ad analizzare questi anche perché sono già carte insomma già uscite, fortissime sicuramente. Questo collar molto interessante, altezza 202 e un colpitore di testa incredibile ragazzi per chi adora crossare. Bebetto, carta fenomenale che io ho nella versione senza palla uscita nei primi periodi di eFootball. È molto forte, quindi un pool veramente interessante. Però ragazzi oggi andremo a concentrarci sui contratti del National Team, quindi i contratti come li chiamano loro a selezione. Sì, perché ragazzi qui tutti quanti, a differenza degli altri pot che possiamo decidere di spendere o meno monete, e chiaramente io non ho nulla in contrario a chi lo fa eventualmente di shoppare, ma questi contratti invece, raggiungendo gli obiettivi che ci impongono le varie campagne ragazzi, li possiamo avere gratuiti. Ne potremo avere solo uno di tutti questi e quindi oggi ragazzi andremo a vedere una classifica di questi giocatori. Allora ragazzi, partiamo diciamo da il numero 5. Io come numero 5 ci metterei, purtroppo, ahimè mi dispiace, Amrabat, perché comunque dico mi spiace perché comunque io quando giocava anche nel calcio italiano l'ho sempre reputato un buon giocatore. Certo non sarà un giocatore fenomenale, però comunque ragazzi è un giocatore che anche così visto in maniera base è un ottimo giocatore. Certo, ripeto, non sarà un campione, però comunque può fare il suo. È una carta abbastanza interessante, è un mediano onnipresente, quindi un tuttofare, tra l'altro come potete vedere in alto nelle posizioni in campo può ricoprire diversi ruoli e ragazzi è una sorta di Barella però versione un po' depotenziata, ecco, diciamolo così. È un tuttofare però un po' depotenziato rispetto a Barella, diciamo così, quindi è uno Showtime sì, quindi sicuramente avrà qualche valore magari particolare messo in evidenza, però comunque una carta abbastanza nella norma, ecco, nulla di effettivamente da lasciarci a bocca aperta. C'ha il booster regista, quindi aumenta diciamo le statistiche su possesso stretto, passaggio rasoterra, comportamento difensivo e contrasto, quindi ottimo. Possiamo dargli un altro bel booster che a questo punto ragazzi vi consiglierei principalmente nei parametri difensivi, visto che comunque già di suo è una carta abbastanza difensiva. Come carta taglia le spalle a giro, passaggio di prima, passaggio filtrante, passaggio calibrato, passaggio a scavalcare, tornante, intercettazione, muro, scivolata, spirito combattivo. Una carta ragazzi diciamo prevalentemente difensiva, ci può stare.
ci può stare come ragionamento, diciamo che può essere interessante. Diciamo che l'unica cosa, anche andando alla maxare, sicuramente non sarà il top del top nel suo ruolo, però ecco, se avete già gli altri maxati in maniera, diciamo, efficiente, che vi interessa, potrebbe essere un'alternativa. L'altro, diciamo, a posizione numero 4 si classifica, ragazzi, Hwang Hin-chan. Non so se l'ho pronunciato bene, se qualcuno di voi è coreano per caso mi corregga, ma comunque diciamo che è un giocatore senza palla. Anche lui ha delle statistiche interessanti. Comunque gli Showtime, ragazzi, in linea generale hanno tutti delle statistiche abbastanza interessanti. Diciamo che però per essere uno Showtime non fa, ecco, veramente sgranare gli occhi, nel senso che comunque è una carta che sicuramente è ottima, ma probabilmente non ha a livello di altri Showtime, ecco, per dirla tutta. L'unica cosa che è interessante questa carta, a dire il vero, è la carta senza palla. Sì, perché ragazzi, gli attaccanti senza palla sono da molti sottovalutati e anzi presi molto sotto braccio o sotto gamba, ditela voi come volete, ma gli attaccanti senza palla, ragazzi, fanno dei movimenti che sono pazzeschi. Io dicevo prima, utilizzo Bebetto, che è un attaccante senza palla, e veramente mi fa dei movimenti che sono incredibili, perché si trova spesso e volentieri smarcato senza palla, pronto o a tirare o comunque a fornire qualche assist. Quindi diciamo che del tutto scadente questa carta non lo è, nel senso che sì, ok, magari non sarà a livello di un Mbappé, di un Messi o di un Neymar o di un Digno o di chi volete voi, magari uscito Showtime qualche tempo fa, che magari ha parametri esagerati, però comunque, ragazzi, è una carta che, se vi serve un attaccante senza palla perché non ce l'avete, perché non avete ancora trovato il vostro attaccante senza palla ideale, è una carta che si può provare. Tra l'altro ha booster, movimento senza palla, quindi comunque accentua ancora di più, diciamo, la sua passiva, e quindi, ragazzi, io guardate, è una carta che comunque non scarterei a priori. Taglio alle spalle a giro a distante, tiro a salire, finalizzazione acrobatica, tiro da prima, passaggio filtrante, passaggi illuminanti, quindi passaggi illuminanti, che è molto interessante perché sono ancora meglio dei passaggi filtranti, perché veramente sono quei passaggi top che ti mettono davanti al portiere. Tornante, riserva di lusso e spirito combattivo. Ragazzi, non è proprio male come carta. Io, guardatemi, ho preso alla fine un'altra carta e vi dirò poi la build anche che gli ho fatto, perché secondo me è veramente eccezionale. Però questa carta, ragazzi, credetemi che quando ho aperto il pool mi ha incuriosito, perché comunque è un senza palla, e senza palla per me non sono, come dicono tutti, da scartare, ma invece sono da tenere in considerazione, perché abbiamo i classici attaccanti opportunisti, rapaci d'aria, attaccanti di rientro. Questi sono, ragazzi, invece degli attaccanti anomali, come li chiamo io, che possono veramente creare degli spazi interessanti e far male alle difese avversarie. Posizione, ragazzi, numero 3. Numero 3, qui entriamo appunto nella top 3 e c'è un bel dilemma, ragazzi, perché chi mettiamo in posizione numero 3? Io, ragazzi, in posizione numero 3 ci metterei Kolo Muani. Kolo Muani è un giocatore molto molto forte, opportunista, e questa carta veramente rende, secondo me, maxata bene, rende al top. È un attaccante che con la Juventus attualmente sta comunque giocando abbastanza bene. L'unica cosa, diciamo, che è forma B e forma normale, quindi di conseguenza non ha sicuramente forma incrollabile che lo fa stare sempre o comunque quasi sempre freccia verde. Però diciamo che questa è una bella carta, ragazzi, una bella carta, si presenta già bene con dei valori base, maxandola nel giusto modo può essere veramente interessante, può fare diversi ruoli in campo, addirittura anche il CLD. Io non lo metterei mai CLD, però, ragazzi, può farlo eventualmente per chi volesse. È una carta molto interessante, c'ha come booster forza, quindi di conseguenza gli dà alcuni punticini in più su
velocità, potenza tiro, salto e contatto fisico, dato magari un bel booster proprio da attaccante puro, può essere ragazzi una bella carta. C'ha anche delle buone abilità: doppio tocco, colpo di testa, giro all'istante, tiro a salire, finalizzazione acrobatica, tiro di prima, istinto del gol, passaggio di prima, passaggio filtrante e astuzia. Ragazzi, non è una carta a sottovalutare. Io credetemi che oltre poi la carta che ho deciso di prendere un po' per necessità anche di squadra, ero molto indeciso anche su lui, e diciamo che qui secondo me la scelta più che altro ricade su che tipo di esigenza avete voi nella squadra, nel senso che se a voi serve più un opportunista, serve più un crossatore, serve più un mediano, serve più un attaccante vero e proprio, o uno specialista di cross, lì ragazzi sta un po' a voi capire che cosa serve, che pedina può essere utile alla vostra rosa, però ragazzi comunque senza dubbio questa è un'ottima carta. Posizione numero 2 io la do a Alessandro Bastoni, un'ottima carta, veramente che mi ha tentato fino alla fine di prendere, perché credetemi questa carta è veramente top. Io avessi avuto un altro contratto mirato di questi, contratto selezione, chiamatelo come vi pare a voi, ma comunque uno di questi contratti aver preso lui ragazzi, perché comunque è sviluppo e ragazzi un'ottima carta già così, cioè ha delle ottime statistiche già così. Maxandolo bene ragazzi questo giocatore diventa incredibile, e sviluppo, e ragazzi difensori centrali, sviluppo fortissimi, diciamo che non ce ne sono tanti. Alcuni sono in contrista, ci sono delle carte molto forti ma che hanno altre passive, quindi chi incontrista, chi terzino difensivo, chi frontale extra, però ragazzi sviluppo, se andate a cercare bene anche negli archivi di football, non ce ne sono tantissime carte sviluppo veramente top. Questa carta ragazzi può essere un top player veramente, cioè un giocatore che comunque fa la differenza. C'ha innanzitutto forma incrollabile, quindi già lì ve lo troverete il 99% delle volte comunque con la freccia verde, freccia in su e via dicendo. Qui si possono fare anche diverse build, perché questa carta la possiamo rendere diciamo molto difensiva e magari meno veloce, oppure un pelino meno difensivo ma molto veloce, cioè c'è già 76 di velocità di base, quindi è una carta che veramente può arrivare a livelli ottimi, ma veramente ottimi di velocità. E sapete bene, per chi mi segue, che cosa intendo io per velocità. Le mie carte ragazzi sono tutte veloci, perché con l'attuale gameplay non possiamo pensare di avere un giocatore che ha 76 di velocità, perché ragazzi verrebbe matematicamente bruciato dagli attaccanti velocissimi che ci sono oggi in giro. Quindi una carta che però come questa parte al 76, che quindi può arrivare sugli 85-90 di velocità, è veramente per me top. Poi comunque anche il resto delle statistiche sono ottimali, e comunque Bastoni lo conosciamo, è un bel ha un bel fisico, ha comunque 1,90 d'altezza per 75 kg, infatti per questo ha già 77 di contatto fisico e 73 di colpo di testa, che poi andranno chiaramente livellati. Duelli come booster primario, e io quindi darei un altro bel booster per la difesa ragazzi, in modo tale da renderlo proprio top. E anche come abilità comunque ragazzi, come potete notare, colpo di testa, passaggio di prima, passaggio calibrato, passaggio da scavalcare, marcatore, intercettazione, muro, quindi top, scivolata, caposaldo ragazzi, questa carta c'è anche caposaldo, cioè rendetevi conto, caposaldo è una statistica, un'abilità che non hanno in tanti, ce l'hanno in pochissimi, e lui ce l'ha. Io ragazzi credetemi, ho fatto una scelta solo per un discorso di rosa, visto che difensori ne ho tanti molto forti, perché comunque Barinesta, Beckenbauer, Maldini, Costa Curta, Van de Ven e via dicendo sicuramente non sono giocatori scarsi, ma anzi tanto di cappello, sono molto forti. Ho fatto una scelta solo diciamo per chi mi serviva in rosa, che tipologia di carta non avevo, ma credetemi, se dovessi fare una scelta a livello di potenza di giocatori, cioè qual è probabilmente il più forte, probabilmente sceglierei questo Bastoni, perché gli hanno fatto una carta veramente top.
Io ragazzi invece vi dico tutto alla fine della fiera, ho scelto lui, il nostro Sergej Gnabry. Ragazzi, a me mi mancava in squadra uno specialista di cross. Purtroppo l'unica diciamo cosa che un po', ripeto, fino alla fine mi ha tentato era stato che era forma D e forma incostante, quindi spesso e volentieri infatti lo ritrovo che è freccia in giù. Però ragazzi io specialisti di cross non ne ho. Se qualora volessi giocare appunto con dei crossatori, io purtroppo non ho tanta gente da mettere, devo scegliere fra quei due, fra quei tre, e di conseguenza ho detto vabbè, visto che difensori comunque abbastanza forti almeno ne ho, attaccanti forti abbastanza ne ho, di conseguenza voglio invece uno specialista di cross, e quindi è per questo che io vi consiglio, fate una scelta principalmente in base a che cosa voi vi serve ragazzi, perché è quello che poi comanda. Io questa carta ragazzi la reputo top, nel senso che infatti la metto al numero 1, ma l'avrei reputata comunque in ogni caso fra i primi 3 della lista. Perché? Perché comunque ragazzi è un'ottima carta. Gnabry lo conosciamo tutti, è un ottimo giocatore, molto veloce, molto forte tecnicamente, e in questo caso è uno specialista di cross, quindi sicuramente metterà dei cross veramente interessanti. Vi faccio vedere tra poco anche la build. Questa è l'abilità booster che ha come numero 1, che è crossatore, quindi di conseguenza avrà maxato il passaggio, il tiro a giro, la velocità e la resistenza. Io le ho aggiunto anche un altro booster che vi farò vedere, e questa qui invece sono le abilità che ha: taglia le spalle a giro, controllo di suolo, giro distante, lancio lungo, passaggio di prima, passaggio filtrante, quindi interessantissimo passaggio filtrante, cross calibrato, interessantissimo, cross spiovente, ultra interessantissimo ragazzi, perché mette quei cross che salgono e poi scendono di botto e finiscono in testa al nostro attaccante, esterno a giro e astuzia. Ovviamente ragazzi dobbiamo mettergli davanti non un Romario o un Messi, ma dobbiamo mettergli davanti un attaccante che segni di testa, perché senza nemmeno dirlo è ovvio che i cross li riceve chi è alto, chi ha un bel fisico. È ovvio che se io gli metto un Messi davanti dice ma questi cross non arrivano mai a destinazione. Beh, sarebbe anche logico dire ma è normalissimo, cioè, quindi questa ragazzi era la mia squadra. Io vi voglio però, prima di andare a vedere le build che poi ho fatto a questi due giocatori, voglio far vedere ragazzi anche un altro giocatore. Andiamo qui in AFC Champions League e andiamo su contratti mirati. Io ragazzi ho scelto questo Douglas Costa. Questo Douglas Costa ragazzi è fenomenale, credetemi. Questo infatti è il consiglio bonus. Se non sapete come usare il contratto a 5 stelle che vi hanno dato o che comunque vi daranno prossimamente nel pass partita, ragazzi prendete questo Douglas Costa. Douglas Costa, io sono sempre stato un fan già dai tempi del Bayern Monaco, poi quando è andata alla Juventus, ma ragazzi è sempre stato un mio idolo, è rapido, veloce, fortissimo, ma veramente fortissimo tecnicamente. Secondo me se non avesse avuto tutti gli infortuni che ha avuto poteva anche vincere un pallone d'oro, perché aveva tutte le carte per vincerlo, cioè tecnicamente un mostro, velocissimo, segnava. Ragazzi, che cosa gli doveva mancare a un esterno barra attaccante? Cioè, aveva tutto. E ragazzi, adesso vi faccio vedere la build che gli ho fatto. È una build, ragazzi, molto interessante. Vi porto, ragazzi, qui sul mio schema di gioco e vi faccio vedere. Dunque, Gnabry, ragazzi, la build è questa. Gli ho dato degli ottimi parametri per quanto riguarda il possesso stretto e la velocità, perché fondamentalmente lui è un velocista ed è comunque uno molto forte tecnicamente. Come booster 2 ho trovato agilità, ragazzi, scusatemi, agilità, quindi che potenzia i giocatori in velocità, accelerazione, controllo corpo e resistenza. Ottimo comunque per quanto riguarda un esterno, perché la velocità e l'accelerazione sicuramente sono due carte fondamentali per un esterno. Crossatore ce l'aveva già, quindi fondamentalmente non ci interessava trovarlo nuovamente, ma diciamo che con questa carta con agilità andiamo a completare sicuramente la build del nostro giocatore. Un giocatore molto forte, molto veloce, che mette dei cross perfetti. Io
attualmente con questo modulo, come potete notare, non sto usando Gnabry come titolare perché comunque non ho un vero e proprio crossatore, però all'occorrenza cambio, metto lui dentro e metto poi il nostro buon Nilsson, che ho trovato da poco appunto nei post praticamente che escono settimanalmente, che mi rende veramente veramente al massimo. Questa invece, ragazzi, è la build di Douglas Costa, quindi il bonus di questo video, Douglas Costa. Ragazzi, io ripeto, come vi ho detto poco fa, è un giocatore per il quale stravedo, ha dei parametri di tecnica e velocità praticamente perfetti, non si può dire nulla, ha un'ottima potenza tiro, è un sinistro, quindi un mancino, di conseguenza se ragazzi lo mettiamo a destra e tendiamo a rientrare, ha sicuramente anche un ottimo tiro a giro. Io mi sono divertito parecchio, ragazzi, con questo giocatore. L'unica cosa, diciamo, che un po' trae in inganno è che comunque è forma incostante, di conseguenza delle volte potremo trovarcelo freccia in giù. Però ragazzi, credetemi, se è una carta che vi è piaciuta anche nei tempi passati, insomma magari nei vecchi PES o comunque come fan di giocatori reali, ragazzi, credetemi che è una carta che gasa parecchio. Quando parte, ragazzi, palla al piede, non lo si prende, un po' come nella realtà fondamentalmente, perché anche nella realtà lui era un fulmine, infatti c'è anche il tatuaggio della sua bella saetta nel polpaccio, perché era un fulmine, ragazzi, veramente. E insomma, su questo gioco, da questo punto di vista, l'hanno riprodotto abbastanza bene. C'è anche delle ottime carte, perché comunque c'ha doppio tocco, elastico, sombrero, taglio alle spalle a giro, rimbalzo interno, tiro a scendere, cross calibrato, quindi anche lui crossa comunque molto bene, esterno a giro, rabona e riserva di lusso. Quindi ragazzi, io vi consiglio con riserva di lusso di farlo entrare a metà partita. A metà partita, ragazzi, è un giocatore che vi spezza veramente la partita, perché con la sua velocità, con la sua voglia di fare diciamo partita in corso, sicuramente vi può svoltare veramente le partite. Ha fatto 3 partite, un gol, comunque è una buona media, ragazzi. Quindi niente, questo era il consiglio bonus di oggi. Il consiglio di prendervi Douglas Costa e scegliete voi il contratto selezione che più preferite. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti, mi raccomando, che ne pensate o eventualmente che avete preso, e se volete qualche consiglio di build io sono molto disponibile, anzi mi farebbe molto piacere darvelo. Vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Talan. Ciao!